Eccoci qua ragazzi a un'altra recensione. Che cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere il Pocket Chip. Cos'è il Pocket Chip? Allora, il Pocket Chip è una piattaforma, chiamiamola così, di sviluppo basata su Linux. Che cosa si può fare? Praticamente questo è una sorta di mini PC, un microcomputer con cui noi potremo fare tutta una serie di cose che di solito facciamo con un PC, ma limitatamente. Adesso andremo un attimo a vederlo. Innanzitutto vediamo come ci arriva la confezione. Allora, questa è la confezione. Come vedete, appunto, ci sono scritte delle informazioni, giochi, musica, Linux Terminal e altro ancora. Il lato della nostra confezione si presenterà così, con le specifiche del nostro Pocket Chip. Allora, le specifiche consistono in questo. Il nostro Pocket Chip ha una batteria di 3000 mAh, uno schermo di 4.3 pollici di 480 x 272 pixel, uno schermo touch resistivo, non capacitivo, quindi uno schermo di quelli tipo quello del DS, per dirvi. Una tastiera, una totale tastiera cliccabile, come appunto c'è scritto qui, QWERTY, uno shell, appunto dice che il guscio è fatto in modo particolare, è totalmente open source, ha un GPIO e il chip è removibile. Poi andremo un attimo a vedere che cos'altro dice qui. Dice che le specifiche del chip, del Pocket Chip, comprendono un Wi-Fi, un processore da 1 GHz, 4 GB di storage, quindi di memoria interna, 512 MB di RAM, Bluetooth 4.0 e il chip viene detto che funziona con qualsiasi display. Ma poi andremo un attimo a capire come e perché ci danno questo tipo di informazioni. Qua adesso ci dicono che appunto sul retro della nostra confezione che va caricato il chip tramite una porta USB, il pulsante d'accensione, come appunto iniziare come incominciare a lavorare sul nostro Pocket Chip. C'è il pulsante d'accensione, va schiacciato e comparirà appunto la scritta di accensione del nostro Pocket Chip. E poi noi possiamo appunto lavorare su questo schiacciando direttamente, toccando direttamente lo schermo. Sull'altro lato invece non viene specificato nulla di più, quindi appunto c'è semplicemente una confezione liscia. Questa è la nostra confezione, andiamo a vedere il suo interno. Allora, al suo interno noi troveremo il nostro Pocket Chip. Eccolo qui. Cos'altro troviamo? Una scatola, una custodia fatta in questo modo, all'interno del quale c'è un cavo. Questo cavo ci servirà per ponticellare due punti del GPIO del nostro chip per poterlo resettare e quindi far sì che questi due punti ponticellati permettano al chip di essere visto da un computer, quindi per poi poter fare l'aggiornamento di sistema, eccetera, eccetera. Quindi questo cavo è importante. Vi dico subito che il nostro Pocket Chip purtroppo non è più in commercio. Era un progetto Kickstarter, è stato portato avanti per un po' di tempo, c'è stata una grande community che ci ha lavorato, poi purtroppo tutto quanto si è spento, è andato un po'
a sparire. Di conseguenza questo terminale purtroppo attualmente non è più commercializzato, quindi è una cosa abbastanza rara, difficile da trovare, un bel oggetto di design perché a mio parere è molto bello, appunto come vedete il retro è trasparente, sfaccettato, veramente molto bello di design. All'interno vedete troviamo la nostra batteria, questa batteria. Vi dico subito che qua poi appunto questo elemento si può rimuovere, possiamo sostituire tutto di questo terminale. Troviamo la nostra batteria da 3000 mAh, poi cosa troviamo? Lateralmente non c'è niente, sul fondo neppure, superiormente invece abbiamo la nostra porta USB, un jack audio e l'USB mini per poter ricaricare il nostro chip, perché questo è il nostro chip. Questo chip è removibile, quindi questo qui collegato a un PC praticamente ci permette di avere un computer. Quindi questo è un computer. Se noi lo colleghiamo a uno schermo, noi abbiamo un computer. Ci colleghiamo a una tastiera, a un mouse Bluetooth e siamo a posto. Abbiamo un computer basato su Linux. Andiamo un attimo a vedere il nostro chip, andiamo a rimuoverlo un attimo. Allora vi dico che non è così semplice la rimozione perché purtroppo si attacca tramite GPIO e GPIO come vedete è bilaterale. Ecco, abbiamo rimosso il nostro chip e questo è il chip nella sua interezza, nel senso questo è il nostro computer. Due parti di GPIO, il nostro processore e qua abbiamo un collegamento, deduco, per la batteria, qualora volessimo avere una batteria esterna. Il nostro pocket chip, compreso di questo qui, non ha un amplificatore audio, di conseguenza non abbiamo l'audio di questo prodotto. Dovremo collegarlo per forza tramite il jack che è presente qui. E niente, come vedete sta in un palmo, nel palmo di una mano e questo è il nostro computer portatile. Andiamo a rimettere il nostro chip nella sua base, facendo sempre attenzione, quindi se l'avete mi raccomando fate attenzione perché appunto i contatti GPIO sono delicati, ecco, e andiamo a vedere acceso il nostro prodotto. Ma intanto vi faccio vedere un attimo la tastiera. Come vedete la tastiera è una tastiera QWERTY e i pulsanti sono a bottone così cliccabili, però perfettamente funzionali. Andiamo ad accendere il nostro il nostro pocket chip. Se non l'avete, munitevi di un pennino. Questo per esempio è un pennino del Nintendo DS, ce ne sono diversi in commercio. Io vi consiglio di utilizzare pennino perché essendo lo schermo resistivo e non capacitivo, il pennino aiuta. Un'altra cosa, un'altra caratteristica di questo pocket chip molto particolare, molto interessante, è che se noi abbiamo per esempio una nostra tastiera esterna e vogliamo utilizzarlo, abbiamo qua, vedete, dei fori. I fori praticamente ci permettono di utilizzare il nostro pocket chip in verticale. Quindi se noi prendiamo la nostra matita, vedete che questo è un foro fatto della stessa forma della matita, ok? Andiamo a posizionarlo e abbiamo il nostro stand, vedete? Quindi questo ci permette di tenere in posizione verticale il nostro chip. Per la matita, di qua invece abbiamo per la penna, di conseguenza anche il nostro pennino può andare bene. Ecco, intanto il nostro pocket chip si è avviato, come vedete, ecco,
il nostro pennino funziona perfettamente come stand. Ok, come funziona? Che cosa ci si presenterà di fronte? Innanzitutto vi dico che il processo di aggiornamento del nostro sistema operativo, eccetera, eccetera, sono delle cose che vanno fatte tramite terminale. Tramite terminale, io non so se voi conoscete terminale Linux, ma nel momento in cui noi entriamo all'interno del nostro terminale Linux, ci si presenta questa scritta. Grazie a questo noi possiamo eseguire tutta una serie di righe di comando, ok? Se andiamo sulla nostra parte, semplicemente cliccando la nostra tastiera e quindi possiamo semplicemente andare a scrivere quello che ci serve. Ogni riga di comando, cioè ogni comando che noi andiamo a mettere, ovviamente deve avere la sua estensione, deve essere scritta in un certo modo, perché Linux è fatto così. Questo significa che nel momento in cui noi vogliamo andare a installare, per esempio, con questo pulsante torniamo nella schermata Home, una nuova applicazione, lo possiamo fare unicamente entrando in terminale e dando la stringa di comando giusta per poter installare, scaricare e installare questa applicazione. È un procedimento che non vi farò vedere perché è un procedimento alquanto complicato anche per me, ci sto ancora studiando, sto ancora cercando di imparare appunto a usare Linux. Che cosa intanto ci si presenta? Questa è la schermata base e quindi quando voi andrete a accendere il vostro Pocket Chip avrete queste icone. Queste icone sono in terminale, Pico 8, crea musica, aiuto, scrivi e file browser. Quindi abbiamo visto il nostro terminale che consiste nel appunto scrivere tutte le righe di comando che ci servono per poter fare le varie operazioni di Linux. Andiamo a vedere un attimo le altre applicazioni e per finire vi farò vedere Pico 8. Allora, intanto Help. Help è una piccola guida, appunto, come già dice di sé la scritta, l'icona, che ci dà un foglio di testo, quindi c'è un foglio PDF in questo caso, vedete, con delle informazioni sul nostro Pocket Chip. Che cos'è il Pocket Chip, come si usa, eccetera, eccetera. Vedete? Quick Start, quindi proprio una vera e propria guida in PDF. In inglese ovviamente perché non è presente la lingua italiana. Quindi io vi consiglio di andare a leggervi tutto quanto questo PDF per imparare un po' meglio a utilizzare il vostro Pocket Chip. Torniamo alla schermata principale, andiamo a vedere un attimo le impostazioni prima di andare oltre. Andiamo a vedere perché ci sono delle impostazioni. Vi dico che il nostro sistema operativo non è aggiornato, di conseguenza nell'aggiornamento del sistema operativo è presente anche la possibilità di cambiare lo sfondo esterno, questo qua, opala, di andare a cambiare quello che è lo sfondo esterno del nostro Pocket Chip, quindi questo sfondo qui del desktop. Mentre invece adesso cosa abbiamo? Abbiamo il nostro Wi-Fi, il collegamento tramite Wi-Fi che ci permette appunto di essere connessi a una rete, la luminosità e quindi la possibilità di gestire la luminosità e il volume del nostro Pocket Chip. Volume che, come vi ripeto, non è presente all'interno del console. Nella invece schermata Advance abbiamo la possibilità di personalizzare lo sfondo, ok? Però appunto con uno sfondo, come vedete, eccolo qua, vedete, abbiamo lo sfondo tramite immagine, possiamo scegliere appunto la nostra immagine di sfondo, quindi appunto
ce l'abbiamo, abbiamo la possibilità di farlo anche adesso, quindi anche senza l'aggiornamento definitivo. Però ovviamente dovete scaricare un'immagine all'interno del vostro Pocket Chip. Quindi possiamo personalizzare la nostra immagine scegliendo da dove, ok? Creare, gestire le icone e poi appunto cambiare la password, rimuovere la password, cambiare la data, impostarla in 24 ore, eccetera, eccetera, e andare a impostare l'input setting, quindi appunto decidere se sia visibile o non visibile il cursore e calibrare lo schermo. Nel frattempo ho dovuto mettere in carica il nostro Pocket Chip tramite la presa USB perché purtroppo si stava spegnendo la console. Ok, e abbiamo visto appunto che si possiamo anche andare a calibrare lo schermo. Uscendo da qui, ritorniamo alla nostra schermata principale, dove adesso ci verrà data la percentuale appunto ed è il nostro Pocket Chip in carica. Cos'altro si può fare? Si può creare della musica, ok? E qua vi dice come funziona appunto. Ci dà il benvenuto, ci spiega che appunto questi sono i comandi da utilizzare per creare la nostra musica e qua appunto questo per uscire e navigare con questo. Poi ci viene detto che ovviamente dobbiamo inserire delle cuffie sul nostro terminale per poter sentire l'audio e poi possiamo appunto creare proprio il nostro suono, la nostra musica tramite lo strumento, l'editor che c'è all'interno di questo programma. Appunto ci fa una guida, un tour all'interno di questo editor e poi ci dice divertitevi. Ecco qua, questo è il nostro editor, vedete? Qua abbiamo la nostra freccettina perché adesso noi abbiamo messo la freccettina presente, possiamo regolare la grandezza di tutto quanto il nostro editor e andare a selezionare i vari toni che ovviamente noi adesso non sentiremo perché sono stati, cioè non avendo il nostro audio non possiamo sentirli. Ritorniamo alla schermata principale. Andiamo a togliere innanzitutto vediamo dov'era. Input. Ok, non visibile. Eccolo. Cos'è Write? Write è un editor di testo semplice. Quindi qui noi appunto possiamo scrivere semplicemente quello che vogliamo usando la nostra tastiera QWERTY. Quindi vedete? Noi possiamo semplicemente scrivere, poi possiamo tramite file salvare il nostro appunto testo che abbiamo scritto o andare appunto a agire in altri modi, tra cui tagliare tutte le cose che appunto un editor di testo si possono fare. È semplice, è un editor di testo. Quindi appunto questa è un'altra cosa. File browser, andiamo a vedere in cosa consiste, però è abbastanza chiaro e semplice. Tramite questo file browser noi possiamo andare a vedere quello che c'è all'interno delle nostre cartelle del Pocket Chip. Come vi dicevo appunto dentro alla nostra Pocket Chip ci sono 4 GB di memoria, quindi c'è 4 GB da poter utilizzare scrivendo direttamente, cioè mettendo quello che vogliamo.
quindi possiamo prendere e salvare direttamente nelle varie cartelle. Ci viene detto che cosa c'è sul desktop, che cosa c'è nel cestino, eccetera, eccetera. Abbastanza intuitivo. La cosa positiva e molto bella è che noi comunque qua abbiamo una presa USB. Quindi se noi andiamo a inserire una memoria USB all'interno di questa presa e andiamo sul nostro home, sul nostro file browser, possiamo appunto vedere tutto quello che è presente all'interno della nostra chiavetta USB. Ah, qua tra l'altro mi viene detto, qua veniva detto che noi avevamo una memoria di 4 GB se non sbaglio, avevamo guardato, veniva detto che c'era, ecco, 4 GB di storage. In realtà, no, in realtà sono di più, perché noto adesso che mi dice che lo spazio libero è di 6 GB su 6,6 di spazio totale. Io deduco che questi 6,6 in realtà corrispondono a 8 GB perché ovviamente una parte dei gigabyte non sono utilizzati dal sistema, di conseguenza non sono visibili. Quindi di 6 GB li abbiamo liberi. Bene, andiamo a vedere l'ultima icona di cui noi siamo attualmente in possesso, perché tutte le altre, quindi un browser internet e tutte quante le altre cose che volessimo installare, dobbiamo farlo tramite terminale. Andiamo a vedere Picotto. Che cos'è Picotto? Picotto è un prodotto molto molto interessante. Che cos'è? È una console da gioco, quindi noi ci possiamo giocare tranquillamente su questa console. Ci sono dei giochi preinstallati, come vedete. Questi sono giochi preinstallati all'interno della memoria, ma noi possiamo tranquillamente andare a scaricarne di altri tramite internet, vedete? Work in progress, basta fare update e andiamo appunto a scaricare i nostri giochi, nuovi giochi creati dalla community, perché appunto c'è una community che crea questo tipo di giochi. Andiamo a far partire un gioco. Quindi selezioniamo Pico Racer, facciamo Continue e vi faccio vedere un attimo come funziona. Per usare appunto la nostra console dobbiamo utilizzare i pulsanti fisici e tutti i pulsanti andranno un po' diciamo scoperti all'interno della nostra console, perché non c'è un vero e proprio tutorial che vi dica quali sono i comandi giusti. Come vedete questa qua è per esempio il pulsante di accelerazione e questi sono i nostri pulsanti per girare. Questo è alla fine un gioco che riprende quello che è lo stile di Outrun. Però, come vedete, è fatto bene. Andiamo a uscire dal nostro menu, quindi dal nostro gioco. Andiamo a vedere per esempio un altro gioco, questo qui. Questo per esempio abbiamo anche un abbozzo di grafica 3D, come vedete. Molto 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 bello. Sono tutti dei giochi sperimentali, diciamo, perché non è che non sono ufficiali, sono creati appunto da una community, però ti danno la possibilità di divertirti. Usciamo di nuovo e vi voglio far vedere un attimo un'altra cosa. Ecco, vediamo, dovrebbe essere questo. No, non è questo qui. Celeste.
Eccolo. Questo è un platform, ma è molto particolare come platform. Perché? Perché per poter appunto portare a conclusione questi livelli bisogna editarli. Cosa vuol dire? Noi abbiamo questa nostra console ci permette di editare in tempo reale il nostro gioco. Come si fa? Edit discard. Quindi noi andiamo su Edit, poi andiamo su l'iconcina, per esempio qua sopra, vedete qua abbiamo tutte quante le nostre cose, i nostri personaggini, eccetera, eccetera. Noi vogliamo creare una piattaforma, quindi nella nostra immagine dove vedete c'è il nostro livello e andiamo ad aggiungere dei pezzi. E così noi stiamo editando il nostro gioco. Dopodiché, dopo che abbiamo fatto questo, noi possiamo tornare a giocare. Come si fa a tornare a giocare? Quindi praticamente che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare la nostra piattaforma, schiacciamo ESC, qua c'è scritto appunto, noi facciamo Run, ed ecco che ripartiamo. Ripartiamo da dove avevamo lasciato, quindi ci permette di vedere il nostro pezzo modificato, come vedete. Quindi come vedete abbiamo creato la nostra piattaforma, questa non ci basta per poter arrivare anche qua sopra, però avete visto che noi abbiamo editato il nostro gioco. Quindi noi praticamente siamo intervenuti sul gioco e abbiamo creato qualcosa di nuovo. E questo è molto particolare, molto interessante, perché è un tipo di gioco interattivo e noi lo possiamo fare con qualsiasi cosa, per cui appunto se noi andiamo a uscire, allora, se noi usciamo, vedete, se scriviamo help abbiamo appunto scritto tutto quanto, noi vogliamo uscire, quindi facciamo resume. Anzi, rebot. Run. Ok, ora da qui possiamo terminare. No, questa è la terminale, scusate. Terminale. Reset card. Ok. ESC. Ah. Ah, ecco qua. Explore per tornare appunto all'inizio. Vedete, tutto va fatto tramite terminale. Eccoci, e noi siamo finalmente riusciti a tornare alla nostra schermata principale dei vari giochi. E così appunto vi ho fatto vedere che questo tipo di prodotto vi permetterà di imparare anche a creare i vostri videogiochi, quindi ci permette di veramente fare tantissime cose. E adesso noi possiamo ritornare alla nostra schermata principale. Per quel che riguarda la nostra schermata principale abbiamo visto praticamente tutto tranne questo. Andiamo a vedere un attimo che cos'è e appunto qua abbiamo tutti quanti i nostri pulsanti che ci serviranno per spegnere il nostro terminale. Quindi shutdown, metterlo in pausa, sleep,
riavviarlo e poi flashare il software. Questo serve praticamente, non lo fate, questo serve per praticamente reinstallare il sistema operativo da zero e cancellare tutto quello che avevate dentro. E qua ci dice la nostra build, quindi di quando è stata creata, e qua ci dice la versione attualmente all'interno di questo Pocket Chip. Vi dico, è aggiornabile ulteriormente, non è l'ultimo sistema operativo, ce ne sono altri, però questo è già appunto qualcosa. Con questo è tutto. Se vi interessa appunto questo tipo di prodotto, adesso devo vedere se ci sono ancora dei link disponibili per l'acquisto, però appunto è difficile. In questo caso, per esempio, questo prodotto qui non l'ho recuperato io perché io non riuscivo a recuperarlo da nessuna parte. Mi è stato dato da un amico, Sandro, che praticamente mi ha ceduto il suo per fare questa recensione e per imparare un attimo a utilizzare anche Linux. Sto provandoci a imparare a usare Linux, ma è abbastanza complicato, anche se lo ringrazio per averci provato. Con questo appunto vi dicevo la recensione è finita e se vi interessa questo tipo di prodotto vedrò di recuperare un qualche link possibile per potervelo far comprare e se vi è piaciuto il video mi raccomando mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E alla prossima recensione, ciao a tutti.